Benvenuti e bentornati su AFP Production. Mettetevi comodi e godetevi queste immagini, perché oggi stiamo per mostrarvi un'altra parte della nostra splendida terra, la Sicilia. Questa volta vi abbiamo portato in alto, molto in alto, a godere dell'aria buona e come sempre di paesaggi mozzafiato. Precisamente ci troviamo sul monte Dinnammare, facente parte della catena montuosa dei Peloritani e che si trova ad un'altezza di ben 1130 metri sul livello del mare. Sembra che il nome di Dinnammare derivi dal termine latino bimaris, poiché dalla sua vetta è possibile ammirare sia il Mar Ionio che il Mar Tirreno, ma anche la splendida città di Messina in tutta la sua interezza e lo stretto nella sua maestosità. Sulla cima del monte è costruito il santuario della Madonna di Dinnammare, sulla cui edificazione si narrano ben due leggende. Secondo la prima leggenda, un pastore che si trovava sul monte inciampò per caso su una tavoletta di marmo su cui era impressa l'immagine della Vergine Maria. Sorpreso dal ritrovamento, egli portò la tavoletta a casa, ma il giorno dopo questa era sparita, per essere poi ritrovata esattamente nello stesso punto del monte in cui era stata trovata il giorno prima. La stessa cosa accadde anche dopo che la tavoletta fu custodita brevemente nella chiesa del paese, tanto che tutti pensarono che quella tavoletta fosse proprio destinata al monte e che in quel punto dovesse essere edificata una chiesa dedicata proprio alla Madonna di Dinnammare. Secondo l'altra leggenda, l'immagine sacra giunse invece dal mare e fu trasportata da due mostri marini. Da allora i pescatori iniziarono ad adorare l'icona e quel tratto di spiaggia fu trasformato in un santuario per l'elevato numero di fedeli che vi accorsero. Oggi l'icona della Madonna di Dinnammare si trova custodita tutto l'anno nella chiesa del paese di Larderia. Solo la notte tra il 3 e il 4 agosto l'icona viene trasferita per essere adorata sul monte. Infine vi vogliamo lasciare a questa considerazione. Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. E se gli uomini sono talmente grandi da saper guardare la bellezza della natura, quello sarà il primo passo per purificare l'anima.